PV Viper. PV Viper è stato l'antesignano, è stato l'apripista per i vari amplificatori che sono venuti dopo, amplificatori contenenti effetti, programmi, modeler con modulazioni di altri amplificatori e via dicendo. Il PV Viper è stato il primo ed è stata veramente una piccola rivoluzione a suo tempo. A suo tempo parlo del 2008. Quindi il PV Viper sul groppone ha già quasi 20 anni ed ha senso ancora nel 2025 prendersi un amplificatore 2025 nel 2025 prendersi un amplificatore che ha già una ventina d'anni sul groppone. Ovviamente ci sono stati dei vari upgrade, è stato modificato nel corso di 20 anni, però è ancora il primo, è ancora l'apripista. Questo amplificatore è ancora molto molto performante. Il Viper ha tre potenze, un 40 watt, un 60 watt e un 100 watt. Ho scelto il 60 watt che a mio giudizio è quello più centrato, quello più utile sia per suonare a casa propria e sia per suonare in sala prove o in piccoli ambienti dal vivo. È un amplificatore molto versatile, molto semplice da utilizzare. Ci sono tante belle lucette che lampeggiano e questo può anche piacere, a me piace, a me non lo so a voi. È facile, come dicevo, da utilizzare e adesso andiamo senz'altro a vederne lo svolgimento di come si può lavorare con questo amplificatore. Rispetto alla concorrenza non ha l'editor c'è solo nel X3. Mi correggo, l'app per cellulare è disponibile anche sul X2, il 60 watt, per cui X2 e X3 hanno il loro editor per cellulare, l'X1 purtroppo no. Però in ogni caso anche l'X1 è un bel amplificatore, però oggi siamo concentrati sull'X2. Andiamo avanti. Non è escluso che con un futuro upgrade arrivi l'editor per tutti, anche per il più piccolo della famiglia, e che si possa avere, come ormai è disponibile su tutti gli altri tipi di amplificatori, sia sul cellulare che sul PC. Per il momento no, ma questa non è una grossa lacuna. Molto, come dicevo, semplice da utilizzare. Una volta impostato ci sono anche qui 3 patch che si possono avere per ogni suono, pulito, crunch o distorto, vari amplificatori. Ecco, per avere un utilizzo veramente diciamo semplice e completo sarebbe necessario prendersi anche la sua pedaliera che, come negli altri suoi concorrenti, non è disponibile all'acquisto, non è compresa nella scatola dell'amplificatore, bisogna prenderla a parte. Ma torniamo al PV. Il PV devo dire mi ha stupito, ha molte anime, può essere molto semplice e dolce con i suoi puliti, può arrivare ad avere dei suoni veramente potenti e distorti, e la sua natura a mio giudizio è proprio sui suoni crunch e distorti, dà il meglio di sé. Nei puliti è comunque un buon amplificatore, però nei distorti non ce n'è per nessuno, veramente dà dei suoni molto molto potenti. Va bene, io direi ho parlato anche troppo, andiamo a vedere un po' questo amplificatore. Prima ovviamente vi chiedo, come al solito, se già non siete iscritti al canale, di considerare di iscrivervi, perché mi aiutate moltissimo e il canale cresce e cresciamo insieme e vi porto sempre maggiori contenuti e migliori contenuti. Grazie, veramente vi ringrazio. Ok, andiamo a vedere un po' questo PV. Partirei con una breve carrellata di suoni di fabbrica, sia puliti che distorti. Ecco, poi andiamo a vedere come si può creare un suono proprio e andiamo a vedere come salvarlo, ovviamente. Poi ci sono i vari effetti, come si comandano e tutto il resto. Ok, partiamo.
Andiamo a vedere un po' i comandi fisici di questo amplificatore Viper X2. Cominciamo da sinistra. Questa è la presa, l'input per il vostro strumento. Ecco, se lo tolgo si accende l'albero di Natale. Devo reinserirlo e lui torna alle sue impostazioni. Questi 4 piccoli bottoni sono 4 banchi, 2 per chitarra elettrica, 1 per chitarra acustica e 1 per basso. Ogni banco ha 4 possibilità di selezione, il che rende piuttosto notevole la varietà di suoni che si possono ottenere per ogni banco. 3 grosse manopole: Instrument and Stomp, Amplifiers e Effect. Instrument è una simulazione di fabbrica che fa la Pivi, dove appunto vengono simulati vari strumenti come il basso, la chitarra acustica o il sintetizzatore, come avete sentito poco fa. Sulla parte destra ci sono degli Stomp Effect, ogni selezione ha 2 possibilità, una a sinistra, una a destra. In questo caso vedete il wah-wah e slice. Con la luce rossa si seleziona l'effetto di sinistra, girando lievemente la manopola diventa verde e si seleziona l'effetto a destra. Sono modificabili schiacciando la manopola e andando a agire su queste 2 prime manopole, che sono appunto per l'intensità dell'effetto che volete dare. La manopola amplificatori, anch'essa è molto completa, ci sono moltissimi amplificatori, 2 sono per chitarra acustica e 2 per basso. Anche l'amplificatore ha 3 possibilità: rosso è distorto, verde è pulito e arancio è crunch, ovviamente sempre schiacciando la manopola. Effetti, anche qui gli effetti, ci sono tutti gli effetti che vanno dopo l'amplificatore. Non so, mettiamo un flanger. Gli effetti sono anch'essi comandabili e modificabili schiacciando la manopola e andando ad agire su queste prime 2 manopole che, come dicevo, regolano l'intensità e il valore dell'effetto. Queste altre 3 manopole sono rispettivamente il delay e il riverbero, che si può aggiungere in qualunque momento. Queste 2 comandano comunque l'effetto che si è deciso di usare. Schiacciando di nuovo la manopola, memorizza l'effetto con le impostazioni che avete dato voi e rimane quello che è. Insomma, poi nel suono si va a
regolare il delay, se non lo volete lo mettete a 0, e lo stesso il riverbero. Ecco, questo è una visione abbastanza completa di come si può usare l'amplificatore. Ovviamente per il delay c'è il tap tempo, si schiaccia 2 volte e si ha il tempo che si vuole. C'è il Bluetooth con cui si può ottenere e usare l'app, l'editor su cellulare, la presa USB e la presa cuffie per non rompere le scatole alla gente durante i vostri assoli notturni. Io ho impostato il volume su 1 perché vi assicuro che questo 60 watt tira giù i vetri, è veramente molto molto potente. Io andrei a vedere alcuni amplificatori di fabbrica, ne ho scelti 2 o 3 distorti e un paio di puliti, e poi andiamo a vedere come si può impostare e memorizzare un suono. Ok, avete sentito i suoni di alcuni amplificatori. Questi suoni ovviamente sono modificabili dall'utente. Io ho tenuto le impostazioni di fabbrica per motivi sia di tempo che di durata di questo video. Vi ho messo qualche piccolo esempio. Si possono tirare fuori veramente moltissimi suoni da questo amplificatore. Ha la possibilità di andare dai puliti più dolci, come dicevo prima, ai distorti più pesanti e cattivi. Un'altra cosa appunto che
ho accennato prima è l'editor. L'editor si può avere per cellulare e andiamo a vedere un attimo di cosa si tratta, proprio 1 minuto e mezzo. È un editor che non è sofisticato come l'editor, no, ad esempio del boss Katana o di altri suoi concorrenti, però ha tutto l'essenziale, quello che serve c'è. Andiamo a dargli un'occhiata. Subito dopo ci sarà una breve spiegazione su come creare e come salvare un suono su questo amplificatore, che ripeto ha parecchi banchi e poi si possono richiamare ogni volta che volete. Ok, andiamo a sentire. Bene, questa è la videata che appare sul vostro cellulare. Vedete, non è che sia poi tutto questo gran lusso, comunque diciamo va bene, ci si connette. Ecco, si sta connettendo col Bluetooth. Qua siamo nella sezione amplificatori, vedete si possono regolare manualmente i vari livelli di tono e di gain. Si può scegliere l'amplificatore che si vuole tra queste varie scelte. Questo è il 6505, anche qui high gain, mid gain, si possono scegliere varie possibilità. Il twin reverb della Fender, ecco, si può andare anche sulle, come dicevo, impostazioni per simulazione di strumenti. Qui ci sono anche le immagini, resonator oppure il violino. Anche qui si possono regolare vari parametri. Ecco, io direi si va a vedere anche sugli effetti cosa si può ottenere. Ci sono i vari effetti, ad esempio il chorus, anche qui regolabile. Tramite le 3 righe laterali si può effettuare anche sul delay e reverbero alcune modifiche. Torniamo agli effetti. Ecco, è tutto qui, non c'è altro da dire. Avete sentito il suono pulito, senza effetti. Vorrei provare a metterci un phaser analogico e vediamo un po' cosa succede. Già meglio, mettiamoci del crunch. Pre-gain e il post-gain si va appunto a influire sul gain, gli effetti di tono alti, medi e bassi. Regoliamo un po' i toni e andiamo a metterci un altro effetto e ci metto ancora un altro phaser. Un po' meno di pre-gain. Phaser, alziamo un po' gli alti, un po' più di alti, un po' più di post gain.
per memorizzare questo effetto basta tenere premuto il primo banco dove lo si vuole appunto memorizzare. Bene, ci sarebbero ancora molte cose da dire su questo amplificatore. Ad esempio ha anche una funzione looper, però per attivarla è necessario avere la pedaliera di cui parlavo prima, per cui senza quella pedaliera la funzione looper non è disponibile, e questa è una cosa che forse dimostra gli anni che ha sul groppone questo amplificatore, che è effettivamente a tutti gli effetti il padre di tutti gli amp modeling che sono venuti a seguire, come dicevo, Katana, Catalyst, Fender, Marshall e via dicendo. Ed essendo il loro padre è forse anche il più saggio, nel senso che bada al sodo, ha dei suoni comunque ottimi e sì, ha bisogno forse di qualche piccolo lifting, di andare un po' dall'estetista, però assolutamente un amplificatore ancora molto molto attuale, ed è ancora un buon acquisto se a voi non riveste interesse il fatto di star lì a programmare da PC i vari suoni. Qui si fa tutto a mano o quasi tutto, chiaramente con l'app del cellulare si va un attimino più tranquilli, un po' più sereni, ma nemmeno tanto. Diciamo che con un po' di pratica in un'oretta, due, si padroneggia già questo ottimo amplificatore, e in più devo dire le istruzioni in italiano sono veramente fatte bene e dettagliate. Ok, un bel amplificatore alla fine, un amplificatore che vale ancora la spesa e che promette veramente ore e ore di divertimento. Va bene, chiudiamo qui questo video. Ho provato a mantenerlo un po' meno lungo del solito, ma c'erano molte cose da dire su questo amplificatore. Ci vediamo molto presto, ciao!